Dracula di Luc Besson è un film uscito in questi giorni che ripercorre per l'ennesima volta il mito di Dracula, però questa volta Besson gli dà una forma molto stravagante, molto originale, orientandola più verso la storia d'amore assoluta, come un po' in fondo era anche il film più d'autore, più indipendente di Jim Jarmusch, Solo gli amanti sopravvivono, più bello dal mio punto di vista, però l'intensità, ecco, il tema della passione amorosa qui è descritto veramente bene. A me questo film ha convinto più del Dracula di Coppola, piuttosto ingessato secondo me dentro dei cliché del cinema d'autore come molti film di Francis Ford Coppola, che non sono realmente poi originali e così innovativi. E il fatto sta che questo film di Besson si autodistrugge completamente nel finale, quindi tutto il discorso positivo che si può fare dei primi tre quarti di film si distrugge completamente nel finale, in cui sembra che Besson, prima di realizzare il film, alla firma del contratto, sia stato accerchiato dai produttori con la pistola alla testa puntata, che gli dicevano: nel finale devi fare il classico finale spara e ammazza hollywoodiano con tutte le scene d'azione, e gli riesce malissimo, è proprio l'apoteosi della banalità. È veramente un peccato. Io mi sono sentito quasi dispiaciuto e come dire, preoccupato anche dal punto di vista produttivo per lui, per questi produttori di questo film, perché avrebbe potuto veramente essere una perla della storia del cinema. Ora intendiamoci, il linguaggio d'autore non si spinge oltre più di tanto, anzi lo faceva di più in Dogman con lo stesso Caleb Jones, insomma l'attore protagonista straordinario. Poi qui ci sono anche Matilda De Angelis nella parte di una sua vampira succube e Christopher Waltz nella parte del prete esorcista che dà la caccia a Dracula, quindi il suo avversario principale. E il film però è oltre la media, diciamo, del cinema, come può essere Frankenstein, come può essere altri film spacciati per autore. Sì, del Toro sarà anche un autore, insomma, per carità, un lavoro straordinario, certosino, fatto di dettagli, questo Frankenstein di 120 milioni di dollari, ma alla fine prevale un linguaggio abbastanza prevedibile, abbastanza standard, quindi non solo non si può parlare di cinema underground, non si può parlare di cinema indipendente, ma non si può parlare neanche di cinema d'autore blockbuster alla Fratelli Coen, per intenderci, questi autori che riescono a unire la moglie ubriaca con la botte piena, che è poi il mantra di tutto il cinema americano della nicchia art house, quindi del cinema d'autore. È difficile ormai trovare un film che sia scollegato da tutte quelle furbizie di marketing produttive americano, che poi lo renda un film, oltre che d'autore, anche molto commerciale, molto per la massa. È il discorso che fanno un po' tutti i registi americani. Questo film, dicevo, di Besson è molto, molto bello, e ci porta in questa incredibile storia, questa cavalcata attraverso i secoli di questo principe che va in guerra e poi vediamo all'inizio che è follemente innamorato della sua principessa. E la guerra poi va male, lui viene ferito e la principessa è in fin di vita, e appunto nel primo atto il colpo di scena è che la principessa viene uccisa in un agguato in aperta campagna, mentre lui tenta di salvarla disperato. Le scene sono girate ad altissimo budget,
siamo di fronte a un film proprio di livello spettacolare hollywoodiano, con una violenza, con una forza, con un realismo anche notevoli, che ad esempio lo differenziano completamente dal film del Toro. Abbiamo questo duello adesso Dracula-Frankenstein al cinema, ma il film del Toro è totalmente artificiale, totalmente il classico film che tra qualche anno può essere realizzato senza attori, direttamente tutto con l'intelligenza artificiale. Anche se Del Toro dice nel suo backstage su Netflix della cura, della maniacalità e della volontà di mettere tutti elementi realistici, costruire la nave, non ricorrere quasi per nulla alla CGI, quindi agli effetti speciali digitali. In realtà il suo film si pone proprio con una fotografia che sembra completamente artificiale, completamente digitale, e l'ho trovato una contraddizione un po' strana, cioè sentir dire da un regista che ha lavorato su un progetto così grande, con un budget così enorme, che ha costruito perfino il castello come modellino di 10 metri, e per fare tutto reale, tutto materico e non utilizzare gli effetti speciali digitali, vedere poi un film come Frankenstein, che comunque è un ottimo film, però dove la fotografia, la scenografia e perfino gli attori, tutti gli attori secondari possono essere benissimo ricreati, secondo me, tra pochissimo tempo, non so se è questione di mesi o anni, con l'intelligenza artificiale. Quindi è un film che non aggiunge granché attraverso le performance degli attori, attraverso appunto la vera carne, il vero sangue del set che tutti i componenti mettono per realizzare una scena. Cosa invece completamente opposta è questa del film di Besson, dove le scene invece impressionano proprio per il loro realismo, per la loro forza cinematica, la loro violenza, il montaggio che Besson sceglie un po' di strafare il montaggio, un montaggio iperveloce, furioso, appunto veramente, come dire, di una potenza quasi che ti lascia inchiodato alla poltrona, ma forse non è proprio la scelta più adatta. Avrebbe potuto scegliere un montaggio più lento, più di piani sequenza, e il film sarebbe cresciuto ancora di più a livello artistico. Detto questo, i primi tre quarti del film sono veramente belli, ti ipnotizzano, anche se c'è questa componente iper spettacolare, appunto, di cui dicevo si sarebbe potuto un po' evitare o perlomeno diminuirla. Ma il film si completamente autodistrugge nell'ultima parte, nel suo ultimo atto, nella sua battaglia finale. La storia poi, una volta che la principessa è morta, è quella della ricerca malinconica in una solitudine infinita di questo principe Dracula, che non riesce mai a farsi una ragione della morte della sua donna, e quindi la cerca attraverso i secoli, e dopo 400 anni, grazie a una sua succube vampira che ha morso e che quindi è diventata vampira, interpretata secondo me in maniera eccezionale. Ecco, questo è l'opposto del cinema artificiale, algoritmico, che propone Netflix e che propone in buona parte del Toro. Questo ruolo è invece straordinario e non si potrebbe mai rifare con un'intelligenza artificiale. Quella della succube vampira di Matilda De Angelis è un ruolo, insomma, come la maggior parte dei ruoli di questo bellissimo film, molto viscerale, molto umano e molto coinvolgente. E quindi poi la trova dopo 400 anni, perché si è reincarnata, e, e quindi da lì inizia la parte finale del film, in cui lui deve comunque farsi accettare da lei, che comunque vive una vita successiva, e quindi tutto quel ricordo fa parte di una precedente incarnazione.
molto interessante. Ci sono anche dei temi e riferimenti esoterici, spirituali. Il film collassa, come dicevo, definitivamente quando si apre la battaglia finale, cioè quando Dracula, ormai spacciato, si rinchiude in questo palazzo dove viene assaltato dal prete e dall'esercito, insomma, che lo devono uccidere a tutti i costi. È veramente uno stacco drammatico del film, in cui si passa da tutto un saper tenere, seppur con una grande spettacolarità, forse un po' eccessiva, i sentimenti, le emozioni più sottili di questi personaggi, e saper quasi ipnotizzare il pubblico, o meglio, forse in questo caso travolgerlo con questo vortice di immagini tumultuose. E improvvisamente c'è questo stacco che io appunto immagino con i produttori con la pistola alla testa di Besson, che lo minacciano di fare il più banale, il più ripetuto e scontato finale hollywoodiano: spara e ammazza, con tutto, come si dice, l'ambaradan di muri che crollano, esplosioni, drammi finali del nemico alle porte, eccetera. No, proprio no, bocciatura completa. Non si può buttare nel cesso un lavoro del genere fino al minuto 120 e poi dal minuto 120 al 150 distruggerlo in questo modo. Veramente grave, veramente bocciato. Un peccato. Comunque è un film da vedere, almeno diciamo adesso siete avvisati della delusione che ci sarà nella parte finale. Comunque rimane un grande spettacolo, è un film molto particolare, molto originale anche dal punto di vista della regia, immaginata da Besson in maniera diversa da Dogman, che secondo me era un film più uniforme, che ha una sua forza complessiva maggiore, perché comunque non ha queste, queste sbavature, diciamo, queste incertezze nel mainstream, nel cosa sia lo stesso film. E comunque appunto dicevo un film che vale la pena di vedere, perché ti porta nei suoi primi tre quarti in questo vortice cinematico, costruito con una sapienza di immagini, di montaggio. Dunque ci sono delle immagini che veramente ricordano Barry Lyndon, studiate e realizzate in una maniera veramente straordinaria, ma mentre Kubrick le teneva ferme, le teneva a lungo, con piani sequenza, a magnetizzare lo spettatore, qui Besson, ripeto, le butta un po' così, diciamo alla cazzo, nel senso che quando tu realizzi un'immagine del genere, Kubrick te la somministra come un grande chef, te la fa assaggiare piano piano, te la fa gustare come un quadro del Louvre, e qui invece c'è la confusione di un autore, di una produzione, di non so chi, che non sa un po' che strada prendere, cioè cosa sto facendo, un film spara e ammazza, sto facendo un montaggio super adrenalinico come gli action, o sto facendo un film d'arte alla Kubrick con questa illuminazione d'epoca eccezionale. Ecco, questo film è un po' tutto questo, si annichilisce e si autodistrugge con la parte finale, quindi poi non è da prendere in considerazione per i grandi film della storia del cinema, i grandi film del 2025. Però dentro c'è tanta roba anche nel montaggio, che pur essendo un montaggio che non è il montaggio degli autori, non è il montaggio di Kubrick, di Barry Lyndon o di altri film in costume, però è un montaggio originale che
non deborda mai nel montaggio di servizio del cinema mainstream, del cinema hollywoodiano. Cioè un montaggio fatto per dire, ecco, ti bombardo di immagini, così esci dal cinema sballato e ho fatto il mio mestiere, ti ho fatto il grande spettacolo del Luna Park. No, no, è un montaggio a tratti molto originale, con dei passaggi molto narrativi. Quindi ecco, è un ibrido, come è un po' un ibrido parte della filmografia di Besson, mentre Dogman era un film più compatto, più d'autore, più riuscito secondo me, più minimalista, con lo stesso attore che interpreta Dracula straordinario in entrambi i film. Però in Dogman, evidentemente, essendo un progetto più di nicchia, non aveva bisogno di parlare a un pubblico così vasto, o perlomeno non è necessario, ma evidentemente chi produce ti costringe in un certo senso a far parlare un film di Dracula alla massa. Quindi è un film molto meno riuscito, ma anche molto più spettacolare dal punto di vista visivo. Cioè, se noi isoliamo le singole immagini, ad esempio, gli diamo la durata che gli dava Kubrick in Barry Lyndon, gli diamo il montaggio che gli dava Kubrick, ma lì vabbè è tutta un'altra visione. Ovviamente faccio il paragone solo perché sono due film d'epoca e sono due film con questa fotografia, con queste immagini eccezionali. Già solo quello, già il fatto di vedere queste invenzioni figurative, ma anche ritmiche. A un certo punto il film si trasforma in una specie di musical scatenato, è molto originale, molto particolare e ha un'energia davvero esplosiva. Se non fosse stato per la parte finale, sarebbe stato sicuramente uno dei migliori film dell'anno e degli ultimi anni. La parte finale, insisto molto su questo, è praticamente un altro film, è un film proprio del mainstream, di una produzione che vuole fare solo, secondo loro vogliono fare soldi, ma non è che il finale classico spari e ammazza hollywoodiano fa per forza i soldi, è semplicemente un passaggio in cui gli autori sono completamente a corto di idee, quindi si arriva al finale del film e si mette giù la solita battaglia in cui tutto esplode, il protagonista sta per morire, o annegato o soffocato o murato dentro una stanza, e non si ha la capacità di farlo in una maniera d'autore, come ad esempio faceva Brian De Palma nelle sue grandi scene finali di Scarface o di Carlito, dove c'è lo stesso criterio di un personaggio come dire, circondato ormai da tutti i suoi nemici, ma girato nella maniera proprio del capolavoro assoluto del cinema d'autore. Se oltre i grandi film spettacolari alla Dracula, i film che trovi al cinema, il cinema ufficiale del sistema, ti interessa anche esplorare il cinema indipendente, i film indipendenti che vengono dal basso, quindi che non hanno i budget, la spettacolarità del cinema industriale, ma che hanno spesso un messaggio, un'umanità più potente, una capacità di sperimentare anche nuovi linguaggi molto più libera. Allora ti invito a iscriverti, a fare la prova gratuita di 14 giorni al momento su Indie Cinema, dove ci sono al momento più di 300 film in catalogo. Poi c'è un film nuovo ogni settimana insieme all'Indie Cinema Film Festival, dove scopriamo le gemme nascoste di tutto il cinema indipendente mondiale.